L'Europa del XVI secolo era caratterizzata da conflitti religiosi, lotte per il potere e dibattiti filosofici sul governo e la libertà. Il Rinascimento, che aveva promosso l'umanesimo e un rinnovato interesse per le opere dell'antichità classica, raggiungeva il suo culmine, mentre Martin Lutero, Giovanni Calvino e molti altri promuovevano la riforma protestante. In questo contesto storico, un giovane promettente di appena 18 anni, di buona famiglia ed avviato ad una carriera nella magistratura, scrive La servitù volontaria. Il suo nome è Étienne de la Boétie ed è un intimo amico del noto filosofo francese Michel de Montaigne. Nei suoi scritti, Étienne de la Boétie pone una domanda tanto semplice quanto profonda. Perché tante anime finiscono per acconsentire a essere governate da un solo individuo o da una minoranza, anche quando il potere esercitato è ingiusto e opprimente? Secondo la Boétie, l'ascesa di un tiranno non è solo una questione di forza militare, ma si nutre, in maniera quasi paradossale, della volontaria sottomissione delle masse. Al centro del suo discorso intellettuale troviamo il concetto di servitù volontaria. È qui che si scava nell'animo umano, rivelando il dramma di chi sceglie di sottomettersi, benché possieda la capacità di ribellarsi. L'oppressione si regge strutturalmente sulla connivenza delle sue vittime. La complicità con il potere è il primo passo dell'asservimento. Il secondo passo è l'abitudine. La Boétie, in una sorta di radiografia dell'animo umano, si addentra nell'analisi delle profonde ragioni che spingono le persone a sottomettersi alla propria volontà, mettendo in luce il peso del conformismo sociale, la paura di abbracciare il cambiamento e l'assenza di consapevolezza come elementi chiave di questo enigma. Eppure, il suo sguardo non è intriso di pessimismo. Al contrario, la Boétie si fa profeta dell'insubordinazione e dell'atto di disobbedienza civile. Egli ci svela con eloquenza come, attraverso un agire collettivo, l'umanità possa trovare il coraggio e gli strumenti necessari per porre fine alla tirannia e riconquistare la propria libertà. In questo invito all'azione coraggiosa riecheggia un messaggio di speranza, una chiamata alla responsabilità individuale e collettiva nell'affermazione dei valori della libertà e della giustizia. Quello di La Boétie non è un invito a combattere o a colpire il governo oppressivo, piuttosto la sua è un'esortazione a non sostenere più quel governo che è ritenuto ingiusto. Se non si dà loro più niente, se non si presta loro obbedienza, senza bisogno di combatterli e di colpirli, rimangono nudi e sconfitti, ridotti a un niente, proprio come il ramo che, non ricevendo più linfa e alimento dalla radice, inaridisce e muore. Montaigne, affascinato dalle idee di La Boétie, riversa l'ammirazione per l'opera del suo amico nel suo saggio intitolato Sull'amicizia. Da un ambiente di tranquilla riflessione, nel suo castello situato ai confini del Périgord, Montaigne sfoggia la sua penna per tessere l'elogio dell'uomo di straordinaria mente. Con una prosa che risuona di amicizia e reverenza, egli dipinge un ritratto dell'illustre Étienne, enfatizzando il suo talento senza pari come pensatore e scrittore. Étienne de la Boétie, il mio carissimo amico, che, anche se scomparso dalla vita, vivrà per sempre nella sua opera, mi ha donato questo prezioso dono, l'amicizia, che non ho potuto rifiutare, neanche se avessi voluto. Non posso darvi un regalo migliore, non conosco niente di più dolce e piacevole. Montaigne, tuttavia, si dimostra critico nei confronti di alcune sfaccettature dell'opera del suo amico. Egli solleva l'ipotesi che La Boétie, forse, non abbia offerto soluzioni pratiche alla questione dell'obbedienza volontaria, concentrando la sua penna più sulla retorica e sulla filosofia astratta, trascurando la politica concreta. Montaigne si inclina piuttosto verso un approccio più equilibrato in cui la resistenza e la collaborazione con il potere coesistono, evitando estremismi.
Inizierà, quindi, un lungo e graduale processo di rimozione e oscuramento dell'opera La servitù volontaria, riconosciuta da Montaigne come un esempio di retorica pura. Lo scrisse a mo' di saggio nella sua prima giovinezza, in onore della libertà contro i tiranni. Poiché non ci fu mai cittadino migliore, né più attaccato alla tranquillità del suo paese, né più nemico degli scoinvolgimenti e delle innovazioni del suo tempo. Étienne de la Boétie fu un'anima viva che si spense prematuramente all'età di soli 33 anni tra le braccia dell'amico Michel de Montaigne, invocandone il nome e pronunciando le parole: «Fratello mio, mi negate dunque un posto?» Queste estreme parole, un richiamo struggente per un posto nel Tempio della Gloria, risuonarono come un urlo nel cuore del sensibile filosofo avverso alla vanità. L'eco di quel momento drammatico risuonò in lui così profondamente che diede vita a un'immensa riflessione filosofica, la quale, 10 anni dopo la perdita dell'amico, si concretizzò nella creazione dei celebri saggi. La servitù volontaria intreccia in modo indiretto il suo destino con i tumultuosi avvenimenti politici che si sono susseguiti in Francia nei decenni successivi alla sua composizione. Le visionarie concezioni di La Boétie, racchiuse nelle pagine di quest'opera, hanno contribuito a scatenare un febbrile dibattito intellettuale sull'oppressione e il consenso popolare. E sebbene il trattato sia stato plasmato solo nel XVI secolo, le sue riflessioni rimangono sorprendentemente pertinenti per la politica e la filosofia. Queste idee, come un sottofondo persistente, hanno continuato a permeare il tessuto del pensiero politico francese, influenzando forse anche le menti di alcuni filosofi e pensatori nei secoli successivi. La servitù volontaria rappresenta un pilastro della filosofia politica audacemente impegnato a sfidare le mura del potere e dell'autorità. In questa opera si delinea una riflessione profonda sulla natura stessa dell'umanità e sul delicato equilibrio del consenso popolare. Ciò che emerge è una strada verso la libertà tracciata attraverso la disobbedienza pacifica, anticipando di secoli i concetti di resistenza non violenta incarnati da Mahatma Gandhi e la teoria della disobbedienza civile promossa da Henry David Thoreau. In queste pagine, la Boétie si fa eco di una voce ribelle che sottolinea la potenza dell'individuo nel contesto di una società ingiusta. Considerando ogni soggetto come un'entità autonoma e depositaria di responsabilità per le proprie azioni, vengono gettate le fondamenta per la comprensione di temi centrali nella successiva teoria dell'individualismo.